Ecco la villa di Augusto a Somma Vesuviana. La villa fu scoperta negli anni 30 da Matteo della Corte, il quale avviò una sommaria analisi delle strutture murarie, collegandole all'eruzione del 79 d.C. Le ricerche portarono a far credere che quella potesse essere la villa dove Augusto spirò. Le fonti antiche, tra le quali Tacito, affermano che la morte del princeps sia avvenuta proprio in territorio norano. La mancanza dei mezzi necessari per portare avanti gli studi e la partecipazione dell'Italia alla Seconda Guerra Mondiale provocarono l'abbandono del sito, il cui scavo è stato poi ripreso nel 2002. La superficie finora scavata è di 2000 metri quadri, ma gli studi fanno pensare che probabilmente questa è solo una parte del complesso intero. La villa si sviluppa per terrazze e simile modello lo ritroviamo nei siti scavati lungo la fascia costiera. La prima eruzione, risalente al 472, copre il sito per 2/3, mentre la seconda, nel 512, copre la sommità delle strutture ancora illesa. Il sito ha portato alla luce 6 ambienti inizialmente destinati ad uso domestico e, nell'ultima fase di vita, adibiti ad uso produttivo soggetti a spoliazioni. L'ambiente centrale è diviso in 2 settori. Il primo è organizzato ad esedra, nel cui muro centrale è presente un portale che conserva la decorazione in stucco dipinto. Nel timpano spiccano raffigurazioni riconducibili al rito dionisiaco, quali la cesta mistica, il cantaro e la siringa con annessi tralci d'uva. La struttura ad archi, che divide l'ambiente, doveva essere costituita da 4 grandi arcate. Il secondo settore individua un'area, la cui parete di fondo si apre in un'abside che presenta un tiasos marino con raffigurazioni risalenti alla fine del secondo e la metà del III secolo, rappresentanti Nereidi e Tritoni, tra cui la figura di Palemone. L'area, inoltre, si apre in 3 nicchie. In una è stata rinvenuta una statua femminile peprofora, mentre in un'altra una scultura in frammenti di Dioniso. La Peploforos è stata seppellita fino al bacino a seguito dell'eruzione del 472 ed infine ricoperta completamente da quella del 512. La statua è in marmo bianco di Paro e manca delle parti terminali degli arti superiori ed inferiori. Ciò, in mancanza di oggetti o attributi, non ne permette una concreta identificazione, ma i fori presenti sul capo lasciano immaginare la presenza di un diadema o fiori. Segni riconducibili ad una divinità o un offerente collegata a Dioniso. Il peplo, il cui colore doveva essere viola o glicine, passa sopra la clavicola destra scivolando lungo il braccio sinistro e lasciando così la spalla nuda. Della statua di Dioniso furono trovati inizialmente solo frammenti, in quanto la scultura era caduta dalla nicchia durante l'eruzione del 472. È in marmo bianco di Paro e rappresenta, appunto, Dioniso giovane, il quale stringe un cucciolo di pantera che spalanca la bocca verso il dio stesso. Non si hanno riscontri nell'iconografia classica di associazione della pantera con la divinità, ma lo stile può essere ricondotto ad una scuola prassitelica. Inoltre è presente il tratto distintivo di Dioniso, un grappolo d'uva che fuoriesce dal mantello.